Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere nuovi 8 consigli per diventare forti ragazzi. Sono dei consigli che voglio darvi, che ho testato su me stesso, su tutti questi anni insomma di gioco con il football, e sono delle cose che sicuramente provate, allenate e capite possono modificare o comunque rendere migliori le nostre partite, il nostro modo di giocare. Insomma, sono dei piccoli consigli che possono tornarci utili sia a inizio partita e sia chiaramente a partita in corso. Quindi li andremo a vedere uno a uno nel dettaglio per capire esattamente di che cosa si tratta. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale appunto poter acquistare prodotti videoludici, carte PlayStation, Pass e via dicendo. Avete diritto tra l'altro al codice sconto che avete trovato a inizio video con il codice LOCATALAN. Non pagate nemmeno un centesimo di più i prodotti, è semplicemente un modo per supportare il canale e io veramente ve ne sarei molto grato. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti per chi volesse supportarmi in maniera ancora più importante. Sono aperti gli abbonamenti per sbloccare contenuti appunto esclusivi dedicati per i soli abbonati, ma soprattutto la possibilità anche eventualmente di avere video dedicati, di poter giocare con me in qualsiasi momento, appunto basta organizzarlo, e quindi a dei prezzi chiaramente molto irrisori. Partiamo ragazzi subito con i consigli. Il primo consiglio che io voglio darvi è senza dubbio quello appunto di impostare correttamente tutte le nostre varie impostazioni del gioco. Per farlo chiaramente dobbiamo andare qui su impostazioni di gioco, quindi partire dal controller, quindi con i nostri comandi che abbiamo preferiti, perché ovviamente ognuno di noi avrà dei comandi preferiti. Adesso non sto ad entrare nello specifico, però c'è chi correrà ad esempio con R1, chi con R2, chi muove con le levette, con le frecce e via dicendo. Le impostazioni dettagliate che io vi consiglio, queste che ho io, ma ripeto ragazzi sono personali, ma comunque ci ho fatto dei video specifici per analizzare appunto le impostazioni dettagliate del controller e via dicendo. Unica piccola parentesi: lasciate disattivato ragazzi lo Smart Assist, perché adesso è cambiato il gameplay. La CPU finalmente sembra un pochino diminuita. Se diventiamo lo Smart Assist ragazzi ritorna a essere molto invadente, ma soprattutto c'è che ci decide lei completamente quasi che cosa fare, perché in molte occasioni lo Smart Assist, come ben sapete, serve appunto per far fare azioni in automatico ai giocatori, quindi ad esempio lanciare via la palla, fare un passaggio, tirare quando magari ancora non c'è bisogno di tirare. Quindi ragazzi tutta una serie di cose, che entrare magari in scivolata, una serie di cose ragazzi che non ha molto senso stare lì. Quindi l'impostazione controller, poi ovviamente ragazzi la telecamera, perché l'audio e la lingua ve lo lascio a voi. La telecamera ragazzi è importante, ho fatto dei video, quindi se ve li siete persi mi raccomando li trovate nel canale per le impostazioni dettagliate della telecamera. Una telecamera veramente interessante, quella che utilizzo io. E la cross platform ragazzi, per chi non lo sa, chiaramente c'è attivo il crossplay e va lasciato attivato, in modo tale che così abbiamo la possibilità di poter giocare con più utenti e non con i soliti della nostra console, ma la possibilità quindi di allargare un po' i nostri confini. Quindi questo ragazzi è il consiglio numero 1. Il consiglio numero 2: una volta quindi che abbiamo impostato la nostra telecamera, dobbiamo scegliere una nostra squadra, quindi la nostra squadra tipo con il nostro modulo tipo, e di conseguenza ragazzi cercare di andare a mettere, in base ai vari allenamenti che magari abbiamo già fatto, andare a mettere in campo quelle che possono essere l'istruzione, lo stile di gioco squadra generico e gli stili di gioco individuali dei giocatori. Quindi bisogna provare, chiaramente non scendo troppo, ripeto, nei dettagli, perché altrimenti questo video diventerebbe di 3 ore, non di qualche manciata di minuti. E dopo abbiamo trovato quindi le nostre
la nostra tattica di squadra, i nostri stili di gioco preferiti dei giocatori, provare quindi a far funzionare tutto ciò che noi abbiamo in mente come tipologia, diciamo, di gioco squadra. Ovviamente, ragazzi, però a tutto questo bisogna collegare il fatto che ci sarà anche un avversario in campo che cercherà di fare anche lui, quindi la sua tattica, le sue istruzioni individuali, i suoi stili di gioco, insomma tutte queste varie cose che giustamente cerchiamo di mettere in campo anche noi per giocare meglio. Quindi la cosa da fare qual è? Quella di cercare di capire lo studio dell'avversario. Lo studio dell'avversario come si può fare, ragazzi? Sicuramente ci accorgiamo subito, ragazzi, a inizio partita, quando un avversario gioca, diciamo, cercando subito di fare finte, oppure se uno che magari inizia la manovra da dietro, quindi tende di più a palleggiare o tende a lanciare subito in avanti, magari cercando il famoso kick off, o comunque cercando magari subito un cross. Ci accorgiamo, diciamo, un po' già dall'inizio che tipo di giocatore è, ma comunque poi già a metà del primo tempo ci siamo fatti un'idea, ecco, migliore della tipologia di giocatore. Ecco, in quel caso, ragazzi, noi volendo possiamo prendere delle misure, appunto, su misura scusate il gioco di parole, ma possiamo chiaramente attuare delle tattiche su misura. Cioè, ad esempio, se vediamo che è uno che tende molto a crossare, possiamo chiaramente andare a modificare quelle che sono le nostre istruzioni individuali, magari levando, per dire, il contropiede alla nostra punta, andando qui, istruzioni individuali, levo, per dire, magari il contropiede, metto in linea bassa, scusatemi, il marcatore, io mi confondo sempre fra marcatura stretta e marcatore, e mettiamo il marcatore ad esempio dai terzini, quindi verso i loro esterni, ad esempio. Oppure gioca magari con una difesa molto chiusa, o con una difesa 3, meglio ancora, quindi magari possiamo cercare di allargare noi gli esterni in modo tale da avere comunque una mossa che a lui possa far male. Queste cose, ragazzi, diciamo che accadono spesso in tutte le partite. Siamo noi il più delle volte però che magari non ce ne accorgiamo, o magari non siamo, ecco, pronti non ci facciamo trovare pronti per sfruttare ad hoc queste occasioni, quindi a nostro vantaggio. Queste cose le fanno però molto i pro player, comunque i player molto molto forti. Cioè, avete notato, ragazzi, che loro hanno sempre impostata quasi sempre una tattica secondaria, uno stile di gioco diverso magari anche, cioè ad esempio con un allenatore come Stojkovic, ok? Quindi vi consiglio di prendere appunto un allenatore che abbia doppio stile così forte. Possiamo sfruttare tutto questo, perché chiaramente se io abbasso e metto il vie laterale, improvvisamente magari c'ho pure un altro modulo come secondaria, no? Ad esempio anche una cosa del genere, beh, ragazzi, può diventare sicuramente molto molto interessante, perché li metto il vie laterale, improvvisamente quindi smetto di giocare più centralmente, che poi vabbè, il 4-3-3 c'è un modulo abbastanza che si manovra abbastanza bene sia centrali che sulle fasce. Però supponiamo che io volessi andare sulle fasce, che magari sto giocando, ecco, anziché con un 4-3-3 sto giocando con un 4-3-1-2, ok? Cambio e vado quindi sul 4-3-3, oppure, come vi ho fatto vedere, sul 4-4-2 fondamentalmente, con vie laterali, ragazzi, cambia improvvisamente il modo di giocare, magari l'avversario non è pronto, tutto ciò, e possiamo portare magari la partita dalla nostra parte. Questo, ripeto, i pro lo fanno sempre, quindi se abbiamo la possibilità, ragazzi, guardiamo su Twitch, su YouTube, insomma diversi di loro hanno i canali, o comunque su Twitch, ripeto, per andarli a vedere, quindi a capire, cercare di capire che cosa fanno. Loro ad esempio fanno molto gli scavetti, conoscono bene le dinamiche di gioco nella quale bisogna sempre esclusivamente spazzare. Una su tutte, ad esempio, la palla nella nostra tre quarti, ragazzi, lì la palla deve viaggiare all'ultimo anello delle tribune, perché tanto se cerchiamo di giocare o siamo veramente molto fortunati oppure molto molto bravi, o altrimenti se perdiamo palla lì è al 99% gol. Purtroppo sono quelle meccaniche di gioco, un po' come anche sfruttare bene i cross, sono buggate, ma come anche ad esempio l'accoppiamento dei difensori. Cioè ci sono dei difensori che è meglio, diciamo, come stile di gioco mettere vicini piuttosto che altri.
sono tanti piccoli trucchetti, quindi ragazzi, ecco, cerchiamo di guardare le loro partite e di capire questo. Muovere ad esempio anche le levette, cioè avete presente ragazzi in partita che ci sono quelle tacchette che appaiono in basso, che sono fucsia e se le abbassiamo diventano celesti, quindi che sono per il difensivo, l'ultra difensivo, e invece l'attacco, super attacco, ultra offensivo, ecco, non super attacco. Quello ragazzi è importante muoverle durante la partita. Noi non le facciamo mai queste cose, a volte sono io il primo che me ne dimentico, va bene, perché magari sono stanco, perché magari ho la testa impegnata anche a pensare ad altre cose. Però ragazzi, ecco, appunto, fare queste cose e cercare di giocare concentrati è quello che poi ci fa dare, ecco, quella piccola marcia in più durante i game e magari riusciamo a portarli a casa. Ripeto, quindi questo è un consiglio, ma che alla fine della fiera ne contiene tanti, perché consiglio numero 2, come vi ho già detto, appunto, scegliere lo stile di gioco. Consiglio numero 3, stile di gioco sia squadra che giocatori. Consiglio numero 3 ragazzi, buildare bene i giocatori in base ai loro ruoli e in base a come noi soprattutto ci piacerebbe averli, quindi cercare di fare una build che renda il giocatore comunque verosimilmente simile a quello che è il giocatore nella realtà, cioè un Douglas Costa, quindi molto veloce, molto forte tecnicamente, ma anche andando un po' incontro comunque al modo che abbiamo noi di giocare. Cioè è inutile che io mi faccia un Douglas Costa, per dire, ultra tecnico ma lentissimo, perché comunque andrei a rovinare quella che è una carta e il suo potenziale. Sì, magari è vero, avrebbe dei dribbling qualora facessi finte buggati, cioè roba imprendibile, va bene, però ragazzi allo stesso tempo se faccio un passaggio filtrante o comunque magari lo trovo smarcato e devo dare la palla un po' più avanti, rischia che si spenga nel frattempo pure la PlayStation, o comunque che chiaramente si faccia giorno se stiamo di notte, e lui sta ancora andando lì a correre, quindi dobbiamo cercare di buildarli in maniera corretta. Anche di questo ci ho fatto un video apposito nella quale spiego come buildare esattamente i giocatori. Numero 4, allenarsi ragazzi. Consiglio numero 4 è allenarsi. Dobbiamo allenarci in campo, andare in allenamento. Vi faccio vedere appunto da dove si passa. Si va da qui, allenamento ragazzi, quindi altro allenamento, e possiamo usare sia la squadra autentica che squadra dei sogni, e inizio allenamento, quindi provare a giocare con quella squadra, con quel modulo, magari simulando appunto una partita contro la CPU, provarmi ad allenare sui rigori, sulle punizioni, perché anche quelli ragazzi, quando li sappiamo sfruttare, magari una partita molto tirata, ti capita una punizione dal limite ragazzi e noi la mettiamo dentro, alla fine finisce 1-0. Finisce 1-0, come direbbe il nostro caro amico Max Allegri di cortomuso, ma intanto abbiamo vinto la partita e lui, per citare ancora il suo esempio, ci ha vinto campionati, quindi di conseguenza ragazzi sono tutte piccole meccaniche che bisogna cercare di conoscere e di sfruttare a proprio vantaggio. Come battere anche lì le punizioni. Trovate ragazzi tutti i video, guardate, se andate a farvi un giro sul mio canale trovate tutti questi tutorial o comunque video proprio specifici sui singoli argomenti, dove quindi potete, se volete, prendere spunto maggiormente. Consiglio numero 5, ragazzi, entrate anche nel mio gruppo Telegram o comunque in gruppi su Facebook, da altre parti, dove volete voi, nella quale si parli appunto di eFootball, perché troverete, vero, tante baggianate che si dicono in giro, però troverete anche qualcheduno magari con la quale scambiarvi pareri e consigli per ottimizzare il vostro team. Quindi avere, diciamo, un amico, se non ne avete chiaramente uno reale, avere comunque anche un amico virtuale che vi possa dare una mano da questo punto di vista, secondo me è tanta roba, perché magari noi non confrontandoci con nessuno facciamo dei piccoli errori che però delle volte ci possono risultare fatali, e se non ci vengono spiegati, diciamo, da nessuno, o comunque nessuno magari ce li ha mai fatti notare, anche senza farci una lezione, ma semplicemente dicendo ma perché fai così anziché colà, magari ci accorgiamo che quel piccolo cambiamento ragazzi ci dà una svolta incredibile e magari ci porta molto più in alto di dove siamo.
oltre a tutto questo che vi ho detto, ragazzi, c'è anche da fare un discorso comunque di connessione, perché la connessione è importantissima, cioè giocare, ormai ci sono, tra l'altro avete notato in alto le tacchette a fianco ai nomi delle squadre. La connessione, ragazzi, è fondamentale. Avere una buona connessione già ci risolve buona parte dei problemi, perché il lag sicuramente diventa molto molto meno, anche se adesso comunque con l'ultimo aggiornamento ho notato che il gioco è molto più fluido e più ragionato rispetto a prima. E soprattutto, ragazzi, comunque sì, lo script ci sarà, però se non altro riusciamo a giocare in maniera in maniera migliore, più equilibrata, più bilanciata, insomma più tutto. Consiglio numero 6, ragazzi: avere la testa giusta. La testa giusta, ragazzi, fa la differenza. Come vi ho anticipato prima, fa la differenza perché? Perché chiaramente, ragazzi, essere concentrati, essere chiaramente attenti su quello che noi stiamo facendo è importantissimo. Se noi giochiamo senza testa, giochiamo deconcentrati, ragazzi, è molto probabile che andiamo a sbattere la testa dove non vorremmo. Il consiglio numero 7 è quello invece, ragazzi, di provare, come vi ho detto, diversi moduli. Dopo che abbiamo trovato il nostro, dopo che abbiamo trovato quello che ci piace di più, non cambiamo frequentemente, ma all'inizio, se siamo in dubbio, se non sappiamo bene, parlo soprattutto magari in questo caso per chi è nuovo, ragazzi, proviamo diversi moduli, ma soprattutto alla fine della fiera, ragazzi, e questo è appunto il consiglio numero 8, quindi sono, diciamo, uniti questi due, è quello di divertirci. Cioè noi dobbiamo trovare il nostro modulo, capire come ci piace giocare, se di contropiede, se di possesso, via dicendo, ma poi alla fine della fiera, dopo che l'abbiamo trovato, lasciamo quello e cerchiamo di divertirci. Quindi per quello che dico, cambiate modulo, provate un modulo che vi faccia divertire, lasciate perdere i risultati all'inizio. Non sarà importantissimo riuscire a vincere tutto 10-0 dalla prima partita, quello arriverà poi piano piano, magari facendo dei piccoli aggiustamenti al team, con le istruzioni e via dicendo. Però, ragazzi, troviamo intanto una squadra che ci faccia divertire e manteniamo quella. Quindi questo secondo me è il consiglio poi più importante. Stiamo parlando di un gioco e come gioco, appunto, come tale dobbiamo divertirci e magari passare quell'oretta che abbiamo libera di buon umore, ecco, e non invece disperati o di malumore o comunque incazzati perché non riusciamo a trovare il nostro team. È vero, questo gioco porta spesso a cambiare squadre e a fare tanti cambiamenti perché non si sa bene la motivazione reale. Un giorno la squadra funziona, l'indomani purtroppo non funziona più, questo è vero, però comunque, ragazzi, cerchiamo di mantenere questa linea. Io, mantenendo questa linea di non cambiare modulo nonostante le sconfitte, ci sono arrivato diverse volte in Divisione 1 perché comunque ragazzi, funziona. Ne vincerai 10, ne perdi altri 5, però poi ritorni a vincere. Quindi prima o poi, ragazzi, come la ruota ha girato in maniera negativa, girerà anche in maniera positiva. E soprattutto, ragazzi, vi voglio dire, cercate di utilizzare formazioni, diciamo, almeno all'inizio, classiche e preimpostate. Cioè sì, il bello di questo gioco è che possiamo modificare in campo i giocatori, come sono messi, però ragazzi, delle volte mettere troppe istruzioni, utilizzare troppi posizioni strane in campo, ragazzi, non fa sì che la nostra squadra improvvisamente giri meglio, anzi delle volte peggiora solo che la situazione, perché contando i giocatori che non sono dei birilli che in campo stanno fermi lì, ma si tenderanno a muovere ognuno in base al suo stile, in base allo stile di gioco squadra e via dicendo, ragazzi, chiaramente tutto ciò rischia magari sì un po' di confusione per l'avversario, ma se non siamo abituati anche per noi. Quindi all'inizio utilizziamo la nostra bella squadra, per dire scelgo questo modulo, il 4-1-4-1, modulo tra l'altro molto molto carino e interessante. Ok, scelgo il 3-4-3, scelgo il 4-3-3 e via dicendo.
Ragazzi, scegliamo il nostro modulo, lasciamolo così com'è e divertiamoci. Quindi sono questi fondamentalmente, ragazzi, poi è questo l'obiettivo del nostro gioco. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Un saluto dal vostro Luca Tran. Ciao!